Il pensatore e il dimostratore di Greg Reese. Grazie di essere su Canal 104 Plus. Ricordo di usare con regolarità il fornito indice alfabetico per visualizzare nei filmati video precedenti o di attualità che vengono postati sulla piattaforma Telegram 104 Plus o su altri canali come il video di ieri, Infanzia abbandonata dalla fine del 1800 alla Prima Guerra Mondiale, pubblicato su C104P. Nel libro Prometeo che sorge, Robert Anton Wilson ha scritto che l'umanità è sull'orlo di un risveglio prometeico, in cui abbiamo il potenziale per evolvere la nostra coscienza in un'intelligenza superiore, con una maggiore consapevolezza, ma solo se riprogrammiamo intenzionalmente la nostra mente. La tesi centrale del libro è che la percezione umana individuale della realtà è soggettiva, plasmata da abitudini impresse e convinzioni condizionate che possono limitare il nostro accesso ad una coscienza superiore. La liberazione da questa trappola interiore richiede la nostra attenzione e il nostro impegno. Per illustrare l'evoluzione della coscienza, Wilson utilizza il modello di coscienza a 8 circuiti, sviluppato dallo psicologo Timothy Leary. Nel modello di Leary, ogni circuito rappresenta uno stadio neurologico evolutivo della coscienza umana. A partire dal circuito 1, siamo consapevoli solo dei bisogni fondamentali per la sopravvivenza e delle nostre preferenze personali. Al circuito 2 diventiamo consapevoli di noi stessi, delle nostre emozioni e delle dinamiche di potere sociale di dominio e sottomissione. Il circuito 3 è la consapevolezza del linguaggio, della logica e dei simboli e ci dà la capacità di pensare in modo astratto e di risolvere i problemi. Il circuito 4 è il momento in cui diventiamo consapevoli dell'importanza e della necessità di sane connessioni sociali. Il circuito 5 è la consapevolezza che le pratiche somatiche come lo yoga, la danza e il massaggio promuovono il rilassamento e il sollievo dallo stress. Il circuito 6 è un senso archetipico che tutto è connesso e una maggiore consapevolezza di come ci colleghiamo. Il circuito 7 è la consapevolezza della propria programmazione, la consapevolezza che l'intenzione positiva porta a benefici cambiamenti epigenetici per la salute e la longevità. E infine il circuito 8 è la trascendenza. È qui che sperimentiamo la dissoluzione dell'ego e un senso di unità con il tutto, che è dove Robert Anton Wilson afferma che siamo tutti diretti se facciamo il lavoro. Wilson sostiene che le elite dominanti della società abbiano cercato attivamente di bloccare questo processo di risveglio, soffocando la coscienza superiore e perpetuando stupidità, violenza e stagnazione. E che lo facciamo accumulando e nascondendo informazioni, impoverendo l'istruzione e la cultura ed alimentando ignoranza, paranoia e stupidità. Queste azioni possono contribuire a mantenere la mente umana bloccata nei livelli inferiori della coscienza, ma non con la stessa efficacia del principale responsabile dell'ignoranza spirituale, la mente stessa dell'individuo. Nella mente umana esiste di default ciò che Wilson chiama il pensatore e il dimostratore. Il pensatore formula una convinzione e il dimostratore inconsciamente cerca e richiama prove per convalidarla, filtrando al contempo tutte le contraddizioni, finché non ci evolviamo. La mente è programmata per evitare qualsiasi dissonanza o minaccia all'autostima personale. Quindi, se una mente non allenata trova una contraddizione ad una convinzione personale, la ignorerà automaticamente per risparmiarvi il dolore emotivo. Questo fenomeno è anche noto come pregiudizio di conferma. Secondo l'articolo del 1977, Raccontare più di quanto possiamo sapere, resoconti verbali sui processi mentali, le persone hanno un accesso introspettivo limitato ai propri processi decisionali perché molti schemi di pensiero operano a livello automatico e subconscio. Gli studi dimostrano che le persone ignorano prevedibilmente gli articoli con titoli che contraddicono le loro convinzioni. Il cervello codifica le contraddizioni, ma le ignora nel processo decisionale. E i dati della risonanza magnetica funzionale mostrano come i centri emozionali si attivino per confermare le informazioni, sopprimendo naturalmente qualsiasi contraddizione che altrimenti si attiverebbe. Alcune delle ricerche più recenti dimostrano che l'interazione con l'intelligenza artificiale amplifica e rafforza il pregiudizio di conferma della nostra mente, raccogliendo le nostre convinzioni e spesso placandole. Per superare questa parte della mente è necessario esercitarsi ad essere consapevoli di sé in ogni momento. Questo può essere fatto attraverso la meditazione di consapevolezza o lo studio del testimone silenzioso. Forse la pratica più semplice ed efficace da cui iniziare è la respirazione profonda. Non si può cambiare la mente di un'altra persona. Solo l'individuo può scegliere di coltivare l'umiltà e guardare le cose in modo diverso. Report Greg Reese, traduzione e voce Dino Tinelli.
Grazie di aver ascoltato fino alla fine, sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito.